Salve a tutti, bentornati sul canale, buon lunedì. Lunedì che è un tantino più dolce se si guarda la classifica e si nota un confortante più 9 sulla terza ed un seppur momentaneo più 8 sulla seconda. Il Milan che sarà impegnato domani sera a Bologna, partita tutt'altro che scontata, quindi l'Inter con questi 3 punti prova il primo vero allungo della stagione. Prima di analizzare però ciò che è stata Cremonese-Inter 0-2, voglio fare un appunto sul fatto increscioso che è accaduto ad inizio secondo tempo. Ovviamente mi riferisco al lancio del petardo, non lo faccio per sottolineare ulteriormente la stupidità di un elemento, perché di tale si tratta, ma insomma sottolinearla ancora è superfluo, quanto per fare i complimenti al portiere della Cremonese Emil Audero. L'ex nerazzurro infatti non ha provato in alcun modo a trovare vantaggio da quella situazione, anzi non appena si è ripreso dallo shock dello scoppio a pochi passi da lui si è subito rialzato ed ha continuato regolarmente la partita, non provando a in un certo senso speculare sull'accaduto, quindi davvero tanti applausi ad Audero. Torniamo sul calcio giocato però e che partita è stata? Innanzitutto un Inter che ha approcciato benissimo il match, un Inter che è partita subito forte, a 200 all'ora oserei dire, ha messo la partita in discesa, poi nel secondo tempo è stata più gestione con un pizzico di apprensione finale ma più per potenziali situazioni che per veri e propri pericoli. Andiamo con ordine però, ecco, che tipo di partita abbiamo visto anche dal punto di vista tattico. Due squadre schierate col 3-5-2, in realtà quello della Cremonese era chiaramente più un 5-3-2 e la situazione che si trovava spesso era praticamente questa, un 5-3-2 molto basso, quindi con la Cremonese praticamente rintanata nella propria tre quarti e i soli Bonazzoli e Vardi leggermente più avanzati a provare a sfruttare qualche lancio. Inter che quindi a questo punto aveva il compito di cercare di aprire gli spazi nella difesa della Cremonese, cercare ecco di trovare degli spiragli. Nell'11 titolare c'è stata la sola sorpresa, Frattesi, e questo è già un'indicazione importante per quanto riguarda il mercato che sembra ormai più che chiuso, seppur ufficialmente aperto fino alle 20 di questa sera. Come ha fatto l'Inter a provare a scardinare con la retroguardia della Cremonese. Fondamentale è stato il lavoro delle due mezzali dal punto di vista tattico. Frattesi non ha brillato per la partita che ha giocato, però tatticamente è stato fondamentale il suo lavoro. A cosa mi riferisco? Le mezzali, oltre ad andare a giocare tra le linee, quando l'azione si sviluppava dal loro lato, davano ampiezza all'azione, quindi alla squadra. Di Marco ovviamente avanzava, c'era Bastoni, ovviamente stiamo ipotizzando, o meglio stiamo valutando quando il gioco si sviluppava sulla sinistra, Bastoni costantemente in sovrapposizione e c'era un lavoro di Lautaro che avevamo analizzato anche nel prepartita, ovvero quello di dare supporto alla parte esterna, quindi alle azioni insomma sulle corsie esterne per provare a creare superiorità e quindi si andava a formare questa sorta di quadrato sulla corsia esterna. Inter che quindi in questo modo cosa faceva? Sovraccaricava le corsie esterne, ma l'obiettivo era anche quello di muovere rapidamente il pallone da una parte all'altra. E infatti anche sul versante destro Luis Enrique non era isolato. C'era Frattesi che, ecco, quando l'azione si sviluppava sulla destra, Frattesi andava molto spesso in sovrapposizione o comunque a dare supporto a Luis Enrique, non isolando il compagno di squadra. Se l'azione si sviluppava sulla destra, ovviamente Sušić più che dare ampiezza andava a giocare tra le linee, provando anche ad inserirsi in area. Ovviamente se l'azione si sviluppava sulla sinistra era invece Frattesi che piuttosto che dare ampiezza provava ad andare tra le linee. Su questo possiamo notare anche due appunti, ecco, la mappa termica di Sušić e vediamo ha sfruttato tantissimo ecco, l'ampiezza del campo, sembra quasi la mappa termica di un esterno piuttosto che quella di una mezzala e le posizioni medie, dove notiamo che anche stavolta l'Inter non ha isolato Luis Enrique sulla destra, un qualcosa che era fondamentale e che avevamo analizzato nel prepartita e che puntualmente è avvenuto. Bissek leggermente più basso rispetto a Bastoni, seppur anche lui qualche avanzata l'ha fatta, poi intorno al 20-25 minuto Chivu ha iniziato a raccomandare ai terzi, in particolare a Bissek, di non andare oltre il centrocampo. L'azione del secondo gol è stata praticamente un po' quanto avevamo già previsto sabato, quindi innanzitutto un Lautaro che andava incontro all'azione e infatti praticamente lo abbiamo trovato in questa posizione. Riceve palla, riesce a, ecco, risistemiamo le pedine anche per
una visione migliore, riceve palla, riesce a vincere il duello fisico con l'avversario, poi cosa fa? Allarga la palla per Luis Enrique. E qui c'è stato un qualcosa, ecco, che appunto abbiamo detto poc'anzi, Frattesi che non ha isolato Luis Enrique, è andato in sovrapposizione, è stato lui a dare ampiezza e Luis Enrique ha avuto la possibilità di accentrarsi col pallone. Ecco, questo movimento ad accentrarsi di Luis Enrique è un qualcosa che il brasiliano tenta spesso, naturalmente è favorito se ha il supporto dalla mezzala o eventualmente dal terzo. Si accentra, Zielinski che era avanzato riceve palla, sarà anche assist per Luis Enrique, ma insomma non una giocata trascendentale, è stato un passaggio alquanto banale, e Zielinski che segna dal limite dell'area. Altro appunto che avevamo previsto nel pre-partita di sabato. Ovviamente lo scopo non è quello di esaltare il video pre-partita, ma ecco, naturalmente aver analizzato degli aspetti e poi averli rivisti in partita è chiaramente una soddisfazione anche dal punto di vista personale. Dopodiché l'Inter praticamente sul 2-0, ecco l'1-0 era arrivato appunto dagli sviluppi del calcio d'angolo, gol di Lautaro Martinez, ovviamente ha avuto la partita molto in discesa. Forse c'è stato, ecco, soltanto qualche sorta di spavento, ecco, sull'1-1 c'è stata un'imperfezione di Bissek che è uscito, magari ha calcolato male il rimbalzo e aveva permesso alla Cremonese di ripartire, poi insomma il controllo di Vardy non era stato eccezionale e Sommer ha chiuso, un Sommer non particolarmente impegnato, però che insomma si è fatto trovare presente in quelle poche situazioni in cui era necessario magari l'uscita. Per di più sono state un paio di uscite basse e un'uscita coi piedi, ecco, a chiudere sul calciatore della Cremonese. Cremonese che appunto, ecco, cercava molto spesso il lancio lungo, però insomma la qualità non è stata eccezionale né nei lanci né nei controlli, e quindi alla fine per la difesa dell'Inter è stata vita abbastanza facile, ecco, oserei dire. Era proprio quello l'intento della Cremonese, magari sfruttare o le avanzate di Vardy, o qualche volta c'è stata l'incursione di Zerbin, ma insomma davvero troppo poco per far male all'Inter. Inter che poi nel secondo tempo ha anche gestito la partita, forse nel finale oltre a calare il ritmo è calata anche un tantino l'attenzione tattica, quindi un po' anche il livello di tensione agonistica, ma oltre al palo di Zerbin che avrebbe potuto pericolosamente riaprire la partita, ecco, perché magari poi il 2-1 avrebbe cambiato l'inerzia del match. Però poi per il resto ci sono state delle potenziali occasioni, più che altro dei lanci lunghi, soprattutto ecco con l'ingresso in campo di Djuric, la Cremonese sfruttava l'altezza del suo attaccante, però oltre a delle situazioni, dei palloni buttati lì in aria, forse l'Inter non ha corso particolari pericoli. Ecco, ripeto, oltre al palo di Zerbin poi c'è stata una mischia confusionaria in aria, per il resto pochi pericoli. Andando un po' anche alla valutazione invece dei singoli, come detto, la partita di Lautaro è stata secondo me determinante e ritengo che sia stato il migliore in campo. Per il gol, per aver dato il via all'azione del 2-0, per il grandissimo lavoro che ha fatto nell'andare incontro al centrocampo. Ecco, tornando anche un attimo alla lavagna tattica, la Cremonese che chiudeva così tanto gli spazi era difficile da attaccare, quindi l'Inter con Lautaro che andava incontro ha avuto una pedina fondamentale, perché innanzitutto era difficile da seguire, era un Lautaro che svariava tanto, è andato praticamente a giocare da vero e proprio 10, ecco, e grazie a questo lavoro l'Inter riusciva anche a muovere il pallone da una parte all'altra, allargare le maglie della Cremonese e poi provare magari l'imbucata, o se l'azione ovviamente si sviluppava sulle corsie esterne, provare poi il cross in aria. Quindi questo lavoro di Lautaro è stato secondo me determinante e lo considero, a mio avviso, il migliore in campo. Premio che potrebbe tranquillamente essere condiviso con Zielinski. Anche per lui ieri partita eccezionale, gol, tante passaggi praticamente sempre precisi, grandissima la partita di Zielinski, e così come quella di Di Marco. Faccio un appunto su Luis Enrique. Ecco, è un calciatore che molto spesso viene criticato, calciatore che spesso è sembrato un pesce fuor d'acqua. Ieri non parliamo di una prestazione alla Maicon, naturalmente, ecco, non voglio esaltare oltremodo la partita di Luis Enrique, però quantomeno è sembrato un giocatore un tantino più in palla, più nel vivo del gioco, in un paio di occasioni ha puntato anche l'avversario, anzi un paio di volte gli è anche riuscito il dribbling, quindi questo
sono comunque dei piccoli segnali, ecco, di un Luis Enrique che quantomeno mentalmente è concentrato sul suo ruolo, quantomeno riesce ad avere un po' più di fiducia, a differenza per esempio di quanto abbiamo visto nella partita contro il Pisa, dove davvero fu praticamente disastroso Luis Enrique. Continuo a pensare che lui tatticamente tecnicamente, o meglio, sia un buon giocatore, ha un problema dal punto di vista tattico. Già il fatto di non isolarlo su quella corsia, ecco, quindi dare supporto che sia con la mezzala o con il terzo, può essere un grandissimo vantaggio per Luis Enrique. Ribadisco, non è stata una partita straordinaria, però comunque ha fatto una buona prestazione, quindi tutto sommato una prestazione oltre la sufficienza. Tra quelli che non hanno convinto pienamente, oltre a Frattesi, che sia stato importante tatticamente, però come dicevo prima poi ha inciso poco, anche per il tipo di partita, è un incursore, ma lo spazio tra le linee era davvero pochissimo, e c'è una partita di Bissek un po' in chiaroscuro, un paio di uscite sbagliate di Bissek che potevano dare il vita a dei contropiedi della Cremonese. Ecco, in un'occasione è anche ripartita la Cremonese, poi Vardy ha sbagliato il controllo, per il resto poi è stata una gestione abbastanza tranquilla del match. E concludo con Pio Esposito. Ieri la partita era complicata per un centravanti con le sue caratteristiche, spazi stretti, Baschirotto a fare sempre un gran duello fisico con lui, ed era davvero una lotta praticamente tra i due calciatori. Pio Esposito però è riuscito comunque a dare il suo apporto, a fornire l'appoggio. È arrivato anche un colpo di testa parato da Odero, quindi tutto sommato positiva anche la sua prestazione. In generale è un Inter che continua comunque a fare dei passi importanti in testa alla classifica, un Inter che non sbaglia con le piccole, ed in questo momento è determinante, perché nonostante non abbia vinto alcun big match, ad eccezione della partita con la Roma, o meglio parlerei più di scontri diretti, ecco, che di big match in sé. Ecco, scontri diretti con con le prime della classe non li ha vinti, però nel frattempo praticamente con le piccole ha sbagliato solo la partita con l'Udinese, e ad oggi questo risulta determinante. È un Inter che forse deve migliorare un pizzico nella gestione finale della partita, forse sì, se prendiamo in considerazione soltanto i 90 minuti di ieri, perché poi nel finale anche quelle 2-3 potenziali occasioni, se diventano dei gol, poi possono essere pericolose, perché si riapre una partita dove si è in completo controllo. Però naturalmente, come ha giustamente sottolineato anche Chivu, si gioca ogni 3 giorni, ovviamente i calciatori anche dal punto fisico e non solo sono sottoposti ad uno stress, ecco, perché giocare ogni 3 giorni ovviamente stressa fisicamente anche i calciatori, ed è chiaramente è difficile mantenere quel tipo di livello di gioco e di intensità per 90 minuti. Un Inter che però ha fatto benissimo, per larghi tratti ha anche divertito, abbiamo visto tante rotazioni, addirittura in un frangente Di Marco si è trovato sulla destra, su Cicera largo sulla sinistra, Lautaro praticamente si è trovato a centrocampo, quindi anche qui davvero una buona Inter, naturalmente con qualcosina che si può sempre fare meglio, non per criticare, ma per raggiungere uno step di gioco, non di risultati naturalmente, ma soprattutto di gioco ancora superiore. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Cosa ne pensate di Cremonese Inter? Perché no, se pensate che questa partita possa essere determinante, visto che il Milan giocherà a Bologna, come al solito, insomma, confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.